Vi sentite soddisfatti della vostra situazione finanziaria? Se la risposta è no, probabilmente avete alcune cattive abitudini che vi impediscono di raggiungere i vostri obiettivi. Ma prima di iniziare, benvenuti a Economicamente, il canale che vi insegna come gestire i vostri soldi in modo intelligente. Io sono Rino e oggi vi parlerò di 9 cattive abitudini finanziarie che tengono le persone povere e vi darò alcuni consigli su come eliminarle dalla vostra vita. Quindi, se volete migliorare la vostra situazione finanziaria per poter raggiungere la libertà finanziaria, questo episodio fa per voi. Le cattive abitudini finanziarie sono quei comportamenti che vi faranno spendere troppo, risparmiare poco o niente, indebitarvi, pagare troppe tasse e investire male. Queste abitudini vi faranno rimanere bloccati in una situazione di scarsità e di dipendenza dai soldi. Ma non preoccupatevi, perché ci sono delle soluzioni per cambiare le vostre abitudini e trasformarle in buone abitudini che vi porteranno verso l'abbondanza e l'indipendenza finanziaria. Ma adesso vediamo quali sono queste 9 cattive abitudini finanziarie e come eliminarle. La prima cattiva abitudine è pagarsi per ultimi. Questo significa che quando ricevete il vostro stipendio, pagate prima tutte le bollette, le spese, i debiti e poi, se avanza qualcosa, lo mettete da parte per il risparmio e l'investimento. Questo è un errore, perché così facendo non date priorità ai vostri obiettivi finanziari e rischiate di non avere niente da mettere da parte alla fine del mese. La soluzione è pagarsi per primi. Questo significa che appena ricevete il vostro stipendio, mettete da parte almeno il 10% delle vostre entrate per il risparmio o l'investimento. Meglio ancora se riusciste a mettere il 25%. Così facendo vi assicurate di avere sempre dei soldi da far fruttare e di creare un fondo di emergenza per le eventuali necessità. Inoltre vi abituate a vivere con meno e a ridurre le spese superflue. Ricorda less is more, cioè meno e di più. La seconda cattiva abitudine è abituarsi al debito. Usare la carta di credito o il prestito personale per comprare cose che non potete permettervi anziché pagare in contanti. Questo modo di fare generalmente è un errore, perché così facendo aumentate il vostro livello di indebitamento e pagate degli interessi che erodono i vostri guadagni. Il debito, soprattutto quello al consumo, è una trappola che vi tiene legati ai soldi e vi impedisce di accumulare ricchezza. La soluzione è evitare il debito quando è possibile. Questo significa che dovete cercare di comprare solo cose che potete permettervi di pagare subito. Così facendo riducete il vostro livello di indebitamento ed andrete a risparmiare sugli interessi. La terza cattiva abitudine è non conoscere le proprie entrate e spese. Ciò significa che non tenete traccia delle vostre entrate e delle vostre uscite e non sapete esattamente quanto guadagnate e quanto spendete ogni mese. Questo è un errore perché così facendo non avete il controllo della vostra situazione finanziaria e non potete pianificare e raggiungere i vostri obiettivi. La soluzione è tenere traccia dei vostri redditi e delle vostre spese. Per facilitare il compito potete usare un foglio di calcolo, un'app o un software per registrare ogni entrata e ogni uscita, per avere una visione chiara e aggiornata della vostra situazione finanziaria. Così facendo potete capire dove potete risparmiare, in che modo potete guadagnare di più e come potete allocare i vostri soldi in modo ottimale. La quarta cattiva abitudine è avere hobby costosi. Dedicare una parte significativa del vostro budget e delle vostre attività che vi divertono, ma che vi fanno spendere molto, in questo modo andrete a ridurre la vostra capacità di risparmio e di investimento. La soluzione è evitare hobby costosi. Cercate di trovare delle attività che vi divertono, ma che vi fanno spendere poco o niente. Oppure, se proprio non potete rinunciare ai vostri hobby costosi, cercate di compensare con altre fonti di reddito o con una maggiore efficienza nelle spese. Così facendo potete godervi i vostri hobby senza compromettere la vostra situazione finanziaria. La quinta cattiva abitudine è pagare le tasse oltre il dovuto. Molto spesso non si sfruttano appieno le opportunità di risparmio fiscale che vi offre il sistema tributario e che quindi a volte si pagano più tasse di quanto si deve allo Stato. Questo è un altro errore, in quanto
Così facendo riducete i vostri guadagni netti. La soluzione è ridurre le tasse. Cercate di dedicare più tempo ad imparare le regole fiscali per applicarle a vostro vantaggio, sfruttando le detrazioni, le deduzioni, le assicurazioni vita e tutte le altre opportunità di risparmio fiscale. In questo modo pagate solo le tasse che dovete e così da poter avere più soldi per voi. La sesta cattiva abitudine è il non investire per paura di perdere tutto. L'eterno indeciso ed anche pessimista lascia i suoi soldi in un conto bancario o sotto il materasso, pensando che sia più sicuro o che non sia il momento giusto per investire. Questo è un altro errore, perché facendo in questo modo perdete il potere d'acquisto dei vostri soldi a causa dell'inflazione e perdete l'opportunità di farli crescere nel tempo grazie al rendimento degli investimenti. La soluzione è investire al più presto. Non appena avete dei soldi da parte, spendete del tempo per trovare qualche forma di investimento che vi offra un rendimento superiore all'inflazione e che sia adeguato al vostro profilo di rischio e ai vostri obiettivi. Nel fare in questo modo fate lavorare i vostri soldi per voi e ne aumentate il valore nel tempo. La settima cattiva abitudine è non diversificare gli investimenti. Non mettete tutte le uova nello stesso paniere, a meno che non siano poche. Quindi non dovete concentrare tutti i vostri investimenti in una sola area, come ad esempio il mercato azionario, l'immobiliare o l'oro, perché così facendo aumentate il rischio di perdere tutto in caso di crisi o di crollo di quel singolo mercato. La soluzione è diversificare gli investimenti, cioè distribuite i vostri investimenti in diverse aree, come ad esempio il mercato azionario, l'immobiliare, l'oro e le obbligazioni. Così facendo andrete a ridurre il rischio di perdere tutto e aumentate la possibilità di guadagnare da più fonti diversificate. L'ottava cattiva abitudine è non approfondire le conoscenze finanziarie. Se non studiate come funzionano le finanze e come gestire i vostri soldi in modo intelligente, si rimane ignoranti e vulnerabili alle truffe, alle false promesse e ai consigli sbagliati dei soliti fuffaguru della finanza. Questi spesso offrono rendimenti sicuri ed elevati rispetto al mercato, come se loro conoscessero qualcosa a voi ignoto. Non esistono guadagni facili e veloci, senza un congruo rischio all'investimento. Diffidate da queste persone. La soluzione è approfondire le conoscenze finanziarie. Si consiglia di studiare come funzionano le finanze e come gestire i vostri soldi in modo intelligente, così da poter prendere decisioni più consapevoli e a evitare errori che vi possono costare caro. Potete approfondire le vostre conoscenze finanziarie leggendo libri, seguendo corsi, ascoltando podcast, guardando video e seguendo canali come questo. La nona e ultima cattiva abitudine è rimandare gli investimenti. Il pensare che sia troppo presto o troppo tardi per iniziare a investire e che vi manchino le competenze, i soldi o il tempo per farlo è un errore. Così facendo perdete l'opportunità di sfruttare il potere degli interessi composti e di creare un patrimonio nel lungo termine. La soluzione è non rimandare gli investimenti. Ricorda che non bisogna investire nel metodo migliore. Usate il criterio della sufficienza ed entrate a piccoli passi. Questo significa che bisogna iniziare ad investire il prima possibile, anche con piccole somme, e che continuate a farlo con costanza e disciplina. Non importa quanto siete giovani o vecchi, quanto guadagnate o quanto spendete, ci sono sempre delle opportunità di investimento adatte a voi. Basta valutare la situazione, investire informato ed agire di conseguenza. E queste sono le 9 cattive abitudini finanziarie che tengono le persone povere e consigli su come liberarsene. Ricapitolando, le 9 cattive abitudini sono: 1. Pagarsi per ultimi. 2. Abituarsi al debito. 3. Non conoscere le proprie entrate e spese. 4. Avere hobby costosi. 5. Pagare troppe tasse rispetto al dovuto. 6. Non investire per paura di perdere tutto. 7. Diversificare gli investimenti. 8. Non approfondire le conoscenze finanziarie. 9. Rimandare gli investimenti.
Spero che questa puntata vi sia stata utile e vi abbia dato degli spunti per migliorare la vostra situazione finanziaria. Se vi è piaciuta, scrivetemi e condividetela con i vostri amici. Se volete ricevere altri consigli su come gestire i vostri soldi in modo intelligente, iscrivetevi. Grazie per avermi seguito e alla prossima. Ciao!